Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati a questo nuovo video che, come vedete, sarà incentrato sul nuovo unboxing della USS Enterprise 1701D, capitanata dal capitano Jean-Luc Picard, che vediamo qui alla nostra sinistra, e che per l'occasione quest'oggi è accompagnato dal cancelliere Gowron dell'impero Klingon, che ci è venuto a trovare per supervisionare anche lui da appassionato queste fasi di montaggio. Colgo l'occasione per salutare tutti gli ufficiali che partecipano al montaggio di questa astronave. Un saluto a loro. Salutiamo anche la redazione di Extra Trek. Un saluto a tutti gli amici della redazione. E diamoci da fare e cominciamo con questo unboxing. Unboxing numero 8 per l'occasione. Vediamo un attimo cosa contiene. Chiaramente avevo già preparato il taglio sulla scatola per poterla aprire più facilmente. Allora, togliamo quella carta che serve da imbottitura. Nella delivery note, l'elenco del materiale inviato, possiamo notare che è presente il fascicolo, il magazine, con le istruzioni dalla fase 31 alla 34 e i kit di montaggio appunto 31, 32, 33 e 34. Bene, possiamo posare il foglio. Togliamo chiaramente prima i pezzi dei kit di montaggio dalla scatola, che andremo a visionare dopo, e prendiamo il fascicolo che, come chiaramente immaginate, è il numero 9. Eccoci qua. Dunque, vediamo cosa ci contiene questo fascicolo 9. Allora, a parte il solito retro di copertina con tutte le informazioni del customer service, eccetera, c'è chiaramente un riepilogo di quello che troveremo in questo numero, e qui possiamo notare i pezzi che verranno forniti con i vari stage, quindi con le varie fasi di montaggio. Possiamo già notare che ci viene data una scheda PCB che servirà per collegare, qui indicata come PCB1, quindi forse ce ne sarà più di una, che andrà montata all'interno della sezione a disco e raccoglierà una buona parte dei cavi delle luci presenti sulla sezione a disco, appunto. Poi ci sono delle fascette, c'è un pannelletto delle finestrelle e un pannello esterno. Poi andiamo a seguire. Nello stage 32 troveremo invece un altro pannello dello scafo, pannellino riflettente, cavo con i LED, con due LED, solite finestrelle, scialuppe, viti e pannelletto ancora riflettente. Fase 23 troveremo ancora un pannello dello scafo. Questo, da come vediamo dalla forma, è uno di quelli che andrà poi ad assemblarsi con uno dei motori a impulso della sezione a disco. Pannelletto riflettente, cavo LED, scialuppe, finestre e pannello delle finestre. Ultimo stage per questo pacco, il 34, notiamo ancora un ennesimo pannello esterno, pannelletto riflettente, un altro pannelletto riflettente, finestrelle e scialuppe varie, e questa volta 3 cavi con i LED, entrambi, tutti e 3 i cavi sono doppi, quindi con doppio LED ognuno, e più le solite viti. Poi ovviamente troviamo la spiegazione delle varie fasi di montaggio. Ecco qua, e come vediamo andrà posizionata la scheda PCB, ok?
Poi alla fine ci verrà richiesto di fare un test completo luci, dove potremo veramente vedere se tutto quanto sta procedendo nel modo più corretto. Poi assembleremo ancora appunto questi pannelletti, andremo a cercare di completare ulteriormente la parte del collo dell'astronave. Nello stage 33 viene fatto ancora il montaggio dei pannelletti e nel 34 appunto andiamo a montare praticamente tutta questa parte, a completare questa parte del collo della nave. Ok? Poi come al solito panoramica sui vari episodi della serie, questa volta l'episodio a misura d'uomo. Quando veniva, non so se ricordate, era quella puntata dove si cercava di dimostrare in un tribunale che Data non avesse diritti come cittadino della Federazione in quanto unità cibernetica, quindi veniva considerata una proprietà e non un essere senziente, in quanto il comandante Bruce Maddox voleva smontarlo per analizzare tutta la sua costruzione e poter replicare quella tecnologia. Sicuramente se siete appassionati della serie non potete non ricordare questo episodio, perché a mio parere è uno dei più belli dell'intera serie, se non altro per le implicazioni etiche che comporta. Come vedete ci sono anche delle foto un po' del dietro le quinte. Qui ancora un episodio. Come potete vedere vengono messe diverse foto dei vari episodi. Questo è il Casino Royale, un altro episodio che mi è piaciuto molto, quando l'equipaggio era rimasto praticamente intrappolato in quella specie di casino che in realtà era stato creato da delle entità aliene quando soccorsero un astronauta terrestre che era finito in una zona dello spazio molto remota, e non sapendo le abitudini di vita di questa persona, praticamente questi alieni, per creargli un ambiente a lui confortevole, gli hanno ricreato questo casino che era descritto in un libro che lui aveva con sé, credendo che fosse il modo di vivere degli umani. Insomma, anche questo è un bel episodio. Ok? Qui c'è una scena di Hanbo Jitsu, l'arte marziale praticata dal padre di Riker e da Riker stesso. Ok. Allora diamo un'occhiata veloce ai pezzi. Ecco, vediamo sui pezzi forniti con la scheda, con il kit 31 troviamo appunto questa scheda PCB con tutti i vari slot dove inseriremo i cavi dei LED, il pannelletto, cavetto, questo è un cavetto di collegamento, quindi non c'è un LED all'estremità, finestrelle e fascette. Poi nel 32 troviamo questo pannelletto dello scafo, ancora pannelletti riflettenti, finestrelle e, come vi ho detto anticipatamente, il cavetto con i LED. Nella parte del kit 33 troveremo queste parti qui, quindi ancora finestre in un unico pezzo, che è la soluzione che sarebbe stata dovuta adottare per l'intera nave. Questo qui è quello che vi dicevo, la parte del pannello dello scafo, dove qui ci sarà inserito uno dei motori a impulso della sezione a disco. E per ultimo andiamo a vedere i pezzi forniti con il 34, dove troviamo ancora le ennesime finestre bianche e nere, pannelletto riflettente, cavetti e ancora pannello dello scafo da montare. Bene ragazzi, non dovrebbe essere un montaggio particolarmente complesso, perché alla fine si tratta solo di montare dei pannelletti, però come sempre va fatto con una certa attenzione. Andremo ad analizzare meglio la fase di montaggio nel prossimo video, dove affronteremo appunto il tutorial per eseguire il montaggio di queste parti che ci sono state inviate. Per il momento vi saluto, vi ringrazio per aver seguito il video
e vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e appuntamento al prossimo episodio in compagnia dei nostri beniamini. Eccoli qua. Un salutone a tutti. Ciao 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 ciao. Energia.